Premendo il pulsante di start, il motore gira perfettamente. Se premiamo il pulsante di stop, il motore si ferma. Bentornati a tutti su BMaker Electronics. Io sono Marco e oggi ci andiamo a divertire con questo motore di una lavatrice. È un motore a spazzole recuperato da una lavatrice rottamata e detto un motore universale perché funziona sia in corrente continua, quindi in DC, sia in corrente alternata AC. Per questo esperimento andrò a collegarlo in DC per stare più tranquillo, perché in AC mareggiare la 220 non è sempre un po' pericoloso. Ok, adesso metto sul banco e andiamo a vedere tutte le sue parti e come possiamo collegarlo. Vediamo più da vicino il motore. Allora, questo è un motore che ho io, ha 3 coppie di fili. 2 fili vanno alle spazzole che alimenta il rotore, cioè la parte che gira. Altri 2 fili vanno allo statore, cioè la bobina fissa che genera il campo magnetico, e infine troviamo altri 2 fili che va al tachimetro, che è un piccolo generatore sul retro del motore che serve per leggere la velocità. Incominciamo a trovare i fili. Allora, qua abbiamo 2 spazzole, una collegata col filo rosso, l'altro collegato col filo nero. Quindi mettiamo il tester in modalità continuità, quindi cicalino, come tocchiamo suona, mettiamo un puntale su una spazzola, seguendo il filo rosso sul secondo filo, quindi qua questo è il filo di una spazzola. Mettiamo il puntale sull'altra spazzola, come vediamo c'è il filo nero finisce qua, dovrebbe essere questo, qui dovrebbe suonare, e difatti troviamo continuità, quindi 1 e 2 sono le spazzole. Per esclusione possiamo, per adesso non li utilizzerò, i 2 fili del tachimetro. Questi 2 marroni sono 1 e 2, li possiamo escludere, 1 e 2. Quindi questi sono il tachimetro, 1 e 2 sono le spazzole. Di conseguenza questi altri 2 fili vanno allo statore. Fatemi ricontrollare meglio, 1 e 2, no, questi 2 sono del tachimetro, quindi troviamo il primo filo verde che va al statore, troviamo l'altro filo bianco che è questo qui, 1 e 2 è lo statore, 1 e 2 sono le spazzole. Diamo una ricontrollata, quindi qua dovrebbe essere la spazzola giù, ok, questo, la spazzola su, e questi 2 fanno parte dello statore. Per adesso i fili del tachimetro li vado a isolare con un po' di nastro isolante, così sì, incasino con gli altri fili. Andiamo a disegnare. Allora facciamo così, questo è l'avvolgimento dello statore dove troviamo i 2 fili bianco, abbiamo detto, e verde. Poi troviamo gli altri 2 fili rosso e nero delle spazzole. Io le disegnerò così,
spazzola 1, spazzola 2. Quindi abbiamo i 4 fili. Qua stato sposto, possiamo disegnare il tachimetro con gli altri 2 fili marroni, 1 e 2, marrone, marrone. Questo è il motore. Per il collegamento io comincerò con 12 fino a 24 volt, quindi metterò 12 24 volt in DC. Quindi come collegarlo? La prima parte del positivo dell'alimentazione lo collego sul filo nero, quindi, o rosso di una spazzola. Dall'altra spazzola faccio un ponticello a un altro filo dello statore e qui collegherò l'altra alimentazione GND e facendo così il motore dovrebbe girare in un verso. Poi andiamo a vedere se riusciamo a farlo girare all'altro verso. Questi 2 fili del tachimetro per adesso li ho isolati, quindi li lasciamo stare. Procediamo con il collegamento. Allora, abbiamo detto che sul filo nero colleghiamo l'alimentazione, quindi il filo nero è questo qui. Colleghiamo l'alimentazione positiva dell'alimentatore. Faremo un ponticello fra rosso e verde. Quindi il verde possiamo vedere qui nello statore e il rosso nell'altra spazzola. Qui li possiamo collegare insieme. Ci metto un po' di nastro isolante quindi rimane, questo giallo non è collegato a nulla, forse sarà il filo di terra, rimane l'ultimo e il bianco, effettivamente è il bianco, e lo colleghiamo al negativo dell'alimentazione. Ok, adesso provo a dare alimentazione e vediamo se gira. Inquadro tutto, provo a accendere l'alimentazione e vediamo se il motore, sì, effettivamente il motore sta girando. Ve lo faccio vedere più da vicino. Sta girando. Provo, inquadro anche l'alimentatore, porto fino a 24 volt, vediamo che i numeri e il motore effettivamente ha aumentato la velocità. Abbasso, li porto a 12 e adesso vi faccio vedere più da vicino. Spengo, il motore sta girando in questo lato e adesso andiamo a invertire il senso, quindi facendolo girare di qua, cambiando la disposizione dei fili. Ho rifatto il disegno escludendo il tachimetro per invertire il senso di rotazione, quindi qua useremo sempre 12-24 volt sulla spazzola color nero, quindi il filo rosso lo lasciamo stare così com'è. Qua sul verde e rosso, questo era il bianco, qua c'era il ponticello fra rosso e verde lo andremo a fare fra rosso e bianco. Sopra era fra rosso e verde, qua è rosso e bianco,
qua andremo a collegare il GND. Quindi togliamo il filo GND qua, togliamo questo ponticello, togliamo e andiamo a collegare quindi il verde al GND, la spazzola rossa al filo bianco, li colleghiamo insieme. Metto un po' di nastro isolante per sicurezza e andiamo a vedere se cambia il senso di direzione. Quindi prima girava in questo lato, adesso dovrebbe girare in quest'altro lato. Non vi inquadro l'alimentatore, provo a accendere sempre a 12 volt. Infatti adesso il motore gira in questo lato, quindi funziona perfettamente. Spengo. Andiamo a vedere anche il tachimetro. Prendiamo il tester e mettiamo in modalità tensione alternata, quindi in AC. Togliamo i fili, il nastro che avevo messo sul tachimetro, uno e due, e ci mettiamo i puntali. Collego con un po' di nastro, abbiate un po' di pazienza. Uno e due. Anche qui ci metto un po' di nastro per farlo mantenere. Ok, e proviamo a accendere, variare la velocità e vediamo che cosa troviamo sul tester. Ok, non vi inquadro l'alimentatore, accendo, gli do 12 volt e vediamo che cosa troviamo sul tester. Troviamo 6 volt AC, 6, si dovrebbe stabilizzare, e adesso la velocità è costante, troviamo 6,75 volt, 6,80, 6,80 a 12 volt. Provo ad aumentare, porto a 24, sto a 24 volt e troviamo all'uscita del tachimetro ben 14 volt in alternata. Abbassiamo, portiamolo, adesso lo sto alimentando a 6 volt, difatti scende di molto la tensione. Sto alimentando il motore a 6 volt. Volevo far vedere che riesco a fermare il motore, cioè non c'è molta coppia, anche è alimentata a 12 volt, quindi questo prendetelo solo come un esperimento. Abbiamo visto che con una tensione DC possiamo comandare il motore e adesso ci divertiamo con Arduino. Allora, la prima cosa andiamo a fare un pulsante, premendo un pulsante accendiamo il motore, premendo un altro pulsante lo spegniamo. Per fare questo naturalmente abbiamo bisogno di Arduino, io ho qui un Arduino 1 R4 Wi-Fi,
ma il cuore del progetto per comandare il motore è questo driver, è un IBT2, sarebbe un BTS 7960, che è perfetto per comandare motori in DC. Dice che supporta fino a 40 ampere, ma non credo. Comunque, per quello che dobbiamo fare noi, va più che bene. Lo metto sul banco e andiamo a vedere più da vicino come collegare il tutto e come è fatto questo driver. Questo è il modulo IBT2, è un ponte ad H ad alta corrente, qua dice fino a 43 A, usato per controllare motori in corrente continua DC, farli andare avanti e indietro, ed è composto principalmente da una parte di potenza. Troviamo questi morsetti con B+ e B-. B+ è l'alimentazione positiva, per esempio 12 volt, B- va collegato l'alimentazione negativa. M+ ed M- sono i due terminali che andranno collegati al motore. Da quest'altra parte abbiamo i pin di controllo. Allora troviamo VCC 5 volt, sempre da Arduino, e il GND comune con Arduino. Poi troviamo RPVM, e questo qui è un segnale PVN on-off per altra direzione. Poi troviamo LPVM, è sempre un segnale PVM on-off, ma appunto per l'altra direzione, questo in una direzione e questo in un'altra. Poi troviamo RN, abilita ponte lato RPVM, quindi mettiamo alto per attivare. Poi troviamo LN, abilita l'altro lato del LPVM, metteremo alto per attivare, poi andremo a vedere come fare. Poi troviamo RIS e LIS, è un feedback di corrente. Per adesso li lasciamo stare. Ho fatto il disegno dei morsetti sul quaderno, quindi B+ andremo a inserire 12 24 volt, B- andremo a inserire il GND, M+ e M- sono i due fili che vanno al motore. Da quest'altra parte abbiamo i pin che vanno ad Arduino. Allora, VCC andrà 5 volt, GND andrà il GND in comune con Arduino, 5 volt lo prendiamo da Arduino. RPVN andremo a collegare a un pin di Arduino per farlo girare in un senso, quindi mettiamo qui. LPVN è un altro pin di Arduino per farlo collegare, farlo girare in un altro senso. Poi troviamo RN e LN. Allora RN mettiamo così, LN mettiamo così, RN lo colleghiamo a 5 volt, possiamo usare anche un pin di Arduino, e anche qui lo colleghiamo a 5 volt. Andiamo ad rinominare i pin da collegare. Allora, RPVM lo possiamo collegare al pin 5, quindi mettiamo D5 di Arduino, LPVN al pin D6 di Arduino, e questi qui li possiamo collegare direttamente all'alimentazione di 5 volt GND, quindi ci basta collegare C5 e C6, D5 e D6. Dobbiamo collegare, prendiamo Arduino, anche due pulsanti, lo andremo a collegare al pin 2, metterò c'è un simbolo di un pulsante così, lo
andrò a collegare al pin 2 di Arduino, l'altra parte al GND, l'altra parte al pin D3 di Arduino. Ci facciamo un simbolo qua al GND di Arduino, tutti in comune. Allora, ho preso Arduino, ho messo due pulsanti, uno facciamo partire il motore e uno stop. Adesso togliamo per adesso questo, prendiamo 5 volt di Arduino, la mandiamo sulla breadboard, così troviamo 5 volt qui. Prendiamo anche il GND e la mandiamo sulla breadboard. Ok, colleghiamo i due pulsanti. Un lato andrà al pin digitale 2, vediamo se ci arriva, sì. L'altro al 3, 2 e 3. Lo metto qua, sposto, se no non ci arriva. Mettiamolo così e mettiamo l'altro lato dei pulsanti a GND. Uno, trovo un altro cavetto, un attimo, ok, e questo a GND. Okay. Abbiamo collegato i due pulsanti, quindi questo al 3 e questo al pin 2, l'altra parte al GND di Arduino. Prendiamo il driver e colleghiamo anche questi qua. Allora prendiamo i 5 volt, quindi qua questo pin qui, mettiamo il cavo e andiamo a portare sulla breadboard, quindi sul lato positivo. Prendiamo anche il GND, quest'altro pin un po' sporco, ok, vediamo se riesco a metterlo, ok, e qua portiamo al GND, quindi la parte logica è stata alimentata. Quindi colleghiamo il RPVM, quindi questo morsetto qui, e lo portiamo sul pin 5 di Arduino, e LPVM, quell'altro pin sotto, e lo portiamo al pin 6 di Arduino. Ci rimane RN e LN. Prendiamo il cavo, colleghiamo RN, quindi questo pin qui, vediamo se riesco a metterlo, non riesco, ok, sono riuscito, quindi a 5 volt abilita un lato del ponte e anche l'altro LN. Vediamo se riesco a metterlo, ok, anche qui a 5 volt. Adesso andiamo a collegare il motore. Andiamo a collegare i fili del motore, uno da una parte
M meno, e l'altro su M più. Ok, e qua andiamo a fornire alimentazione. Collego i due fili dell'alimentazione. B più sarebbe il positivo, stringiamo, qua collegherò il morsetto dell'alimentazione positiva, B meno il GND, andiamo a metterlo qui e stringiamo. Ok, adesso non ci rimane altro che fare un piccolo programmino per accendere e spegnere il motore. Ho caricato il codice su Arduino, poi ve lo lascio in fondo in descrizione, quindi pulsante start e stop. Ho acceso l'alimentatore, mi sto fornendo 12 volt, spostiamoci sul motore così si vede meglio, vediamo tutto. Quindi premendo il pulsante di start, il motore gira perfettamente. Se premiamo il pulsante di stop, il motore si ferma. Quindi funziona perfettamente. Stop. Siamo riusciti a comandare il motore di una lavatrice a spazzole con tensione continua. Io ho alimentato tutto a 12 volt, possiamo arrivare anche a 24 volt tramite il driver IBT2 Arduino e due pulsanti. Per questo video già è uscito abbastanza lungo. Nel prossimo video aggiungeremo un potenziometro per variare la velocità più un altro pulsante per fare l'inversione di marcia, quindi girare a un senso e girare nell'altro senso. Ok, se il video vi è piaciuto lasciate un like, vi ricordo di iscrivervi al canale, se avete qualcosa da dire potete scriverlo sotto nei commenti e ci vediamo alla prossima.